profilo grazie a questo. Il profilo deve rispettare la misura di 0,5 mm. Quindi gli addetti controllano tutti i profili della macchina con questo attrezzo. Se vedono che è a 2 mm o 1,5 mm, possono spostare. Spostano il pezzo così da rispettare il profilo perfetto. Si tratta di un procedimento molto manuale che aggiunge un tocco di individualità a ogni vettura. Una volta ero in un famoso negozio di violini. Sembravano tutti uguali, identici, fatti con lo stesso legno, ma ognuno era unico e lo stesso vale per queste auto. La quantità di lavoro artigianale richiesto per l'assemblaggio della vettura richiede moltissimo tempo. Ogni giorno si producono solo 18 unità. Non è un processo che si può industrializzare su larga scala. È costruita tutta a mano e questo limita il numero di auto che l'Alfa può produrre. Non ha la capacità di farne di più. Alla stazione 9 gli addetti ispezionano l'auto strofinandola con un fluido a contrasto a base d'alcol. Serve a evidenziare eventuali difetti o imperfezioni. Questa è l'ultima stazione del telaio dell'Alfa 4C. In questa postazione controlliamo il profilo, controlliamo se l'assemblaggio va bene e la laviamo con un additivo speciale. A questo punto è pronta per la verniciatura. Ogni giorno, in un momento casuale, il team seleziona uno dei telai che è sottoposto a un ulteriore passaggio. All'interno del laboratorio di metrologia, uno scanner digitale effettua più di 400 verifiche per ricontrollare che i pannelli siano posizionati perfettamente. Passato l'esame finale, i telai assemblati sono spediti fuori sede per un bagno di colore. Ancora una volta la ricerca della leggerezza rende le operazioni più complicate rispetto a una macchina normale. E plastica non può essere verniciata negli impianti tradizionali utilizzati per le macchine pesanti. La verniciatura è speciale, come la macchina. Le dipingiamo una alla volta in una struttura specifica fuori dal nostro impianto. Una verniciatura perfetta comincia da una preparazione perfetta. 11 operai impiegano 3 ore e utilizzano più di 200 metri di nastro per isolare la fibra di carbonio esposta. Per verniciare una Skoda Alfa Romeo 4C, pensate che ci vogliono più di 8 kg di vernice per la base e circa 8 kg di vernice per il trasparente, quindi un totale di 16 kg per ogni scocchetta verniciata. Ci vogliono 20 minuti per applicare il primo strato di vernice. A questo punto entrano in azione 2 robot. I robot impiegano solo 11 minuti per verniciare il restante 85% dell'auto. Finalmente, dopo oltre 40 ore di lavoro manuale distribuite su 6 giorni, il telaio è pronto per tornare a Modena ed entrare nella catena di montaggio finale, dove oltre 200 addetti daranno vita alla versione finale della 4C che augurabilmente ringiovanirà una delle icone dell'automobilismo italiano. So che Alfa ha fatto la storia del nostro paese. Lavoro in un progetto molto ambizioso, sia per il marchio che per il paese, e sono contento di far parte di tutto ciò. Quando penso all'Alfa Romeo, penso alle corse. Penso a una macchina veloce. Penso alla rossa,
che sfreccia sulla strada. Il rilancio del brand dipende tutto dal successo della nuova sportiva del gruppo Alfa, la 4C. È bellissima, è veloce, è unica, è un oggetto del desiderio, è un bene di lusso. Guardatela, ascoltatela. È una festa per i sensi. C'è sicuramente una sorta di fascino nel possedere una macchina costruita in Italia. Questa non è una fabbrica automobilistica come le altre, è un'officina di montaggio altamente tecnologica. La macchina resta circa 40 minuti ad ogni stazione e gli addetti svolgono compiti molto complessi. Il fascino dell'Alfa 4C si deve a questa officina, in cui le macchine vengono prodotte a mano da oltre 75 anni. Produrre vetture è sempre una cosa che ti rende felice. Produrre una vettura tipo questo potrai immaginare che è ancora di più. L'Alfa Romeo ha incontrato molti ostacoli in questi anni, eppure i suoi dipendenti non hanno mai perso la passione di trasformare i sogni in realtà da guidare. Parlo sempre per me, che quando vedo una 4C fuori, finita, il percorso là, una cosa che dice là ci sta pure il mio operaio, tutto qua. Io come operaio dico, sono orgoglioso di aver contribuito a produrre questa nuova vettura. Ci è voluta più di una settimana per verniciare la carrozzeria della 4C, ma quando fa ritorno sulla linea di montaggio non c'è tempo per ammirare la sua bellezza. Il primo punto all'ordine del giorno è rimuovere tutte le parti verniciate. Nella prima stazione la vettura viene completamente spogliata per permettere da un lato di accedere alle zone per il montaggio dei componenti e per preservare gli stessi componenti da eventuali danneggiamenti dovuti all'assemblaggio. La vettura è immessa nella linea e girata di fianco attraverso un gancio. Questa stazione è speciale, c'è un grosso gancio che sposta l'auto in questo verso, così gli operai possono muoversi dentro e sotto l'abitacolo. Gli addetti raggiungono senza sforzi le varie parti dell'auto, grazie al sistema logistico Alfa. Abbiamo creato una cassetta per gli attrezzi che gli esperti di logistica hanno pensato per gli operai. Gli operai non devono fare tanti movimenti, si girano, prendono il cacciavite dall'altra parte della macchina e fanno solo questo movimento. Mentre due addetti installano i freni, sul lato opposto altri operai preparano il motore con turbocompressore da 1,7 litri su un'altra stazione di montaggio. Questa è l'area dove arrivano i motori e vengono montati con altri componenti prima di essere installati in vettura. I motori nuovi di zecca sono collegati alla trasmissione a doppia frizione e montati. Originario modenese e sono fiero di fare Alfa qua a Modena e soprattutto non poteva mancare, siccome Modena è la terra dei motori, non poteva mancare una supercar come Alfa 4C. Questa passione genuina per i motori si rivela pochi metri più in là, nella catena di montaggio. Nella valle dei motori non c'è forse momento più importante dell'installazione del motore. Allora, qui siamo alla stazione 4C, alla postazione 4 e andremo a carrozzare il motore, carrozziamo il motore. Senza dubbio la stazione più complessa di questa linea di montaggio è la stazione di carrozzatura del motore, dove tu vedrai che il motore viene installato sulla scocca. In una terra amante delle prestazioni di alto livello, questo è il posto che tutti preferiscono. Come tu sai, siamo a Modena, nella terra dei motori, e qui produciamo questa vettura con tanta passione. Una vettura che poi arriva in tutti i posti del mondo e di questo ne siamo molto orgogliosi.